E allora sì, ci siamo, diamo il benvenuto a Tom, Eccoci, e di nuovo, lanciamo buongiorno a le tutte e a tutti. e quindi diamo l'inizio alle cronache positive. Oggi hai Sì, preparato tu. guarda, andiamo alla nostra cronaca positiva. Il filo che lega la nostra cronaca positiva questa settimana è il benestare e le scelte che possiamo fare nel nostro quotidiano che ci possono portare a stare un po' meglio o un po' peggio. Partiamo dalla gestione del nostro tempo, della nostra energia e del nostro relax o stress, ovvero a livello quotidiano la una dei simboli della cultura spagnola più famosi qual è? La siesta. Proprio il pisolino dopo pranzo, comunque a metà giornata, quando ti si chiude l'occhietto, al posto che farti 2 caffè, 3 sigarette e tornare a lavorare, prenditi 20 minuti, fatti quel power nap, pisolino, siesta, chiamalo come vuoi, però aiuta tantissimo, perché dà al corpo un momento di relax. Lascia la briglia, ti siedi un secondo, a livello di cerebrale il Certo. nostro cervello si siede un secondo e riesce a rigenerarsi. Gli scienziati dicono che proprio quel momento lì così ti riesce ad abbassare i livelli di stress tanto da poi avere un impatto sul lungo termine della tua vita, ovvero ogni giorno avere quell'aria fresca per il nostro interiore aiuta tanto a darsi un momento di autorigenerazione, di appunto di prendere fiato e questo aiuta molto a livello di salute. Questo Bellissimo. quotidiano. Invece nella settimana prendersi un giorno o senza farsi tutto il sabato, tutta la domenica, ma una mattina, un pomeriggio, ossia io mi sveglio la domenica alle 9 e mezza, 10, se ho fatto serata 11, 12 e per 4 ore non voglio neanche mettermi le mutande, l'unico impegno è versare il latte e i cereali nella tazza. E questa cosa non va presa come pigrizia. Se lo fai 24/7 ovviamente diventa che non fai niente. Però Certo. in una vita intensa come la vita che il mondo di oggi in Occidente ci forza a vivere sempre più spesso, non per forza ma sempre più spesso, riuscire a ritagliarsi una giornata, ojalà, magari poterla avere intera, ma anche solo qualche ora di fila ininterrotta, un momento dove tu proprio ti prendi quel momento per te. Il corpo lo riconosce e anche questo, come il pisolino, ti abbassa lo stress e ti fa stare meglio. Sembrano delle robe che dici: vabbè, no, no, ha un effetto veramente, veramente, veramente utile." E qua entriamo nel campo di le cose che possiamo fare, utili, attive, come questi pisolini, o le cose che possiamo non fare, come il fumo. No, lo so che non è che arrivo io, sono l'inventore il fumo fa male, l'ho scoperto, no. Però sempre più, come in Italia, come anche in Francia, la positive news di adesso è che la Francia, tra poco, tra pochissime settimane Primo di già, luglio. introdurrà il divieto di fumo in tantissimi luoghi pubblici, anche delle campagne sempre più potenti contro il fumo. Perché, ragazzi, tanti paesi che stanno riuscendo a livello legislativo a mettere delle tassazioni o delle condizioni così sfavorevoli sul fumo, la gente sta smettendo di fumare e stanno tutti meglio. Cioè, il fumatore stesso che lo avessi intervistato prima avrebbe detto: "Preferisco morire che smettere di fumare", quando lo forzi a smettere di fumare si rende conto. Lo so che Sì, non è facile, non è che se me lo dice solo il dopo Tom con butti il pacchettino e smetti di fumare. Però appunto è per dire, ci sono sia delle azioni che possiamo prendere per stare meglio che delle non azioni, cose che non facciamo e ci fanno stare meglio. meraviglioso. Aggiungerei nelle azioni che possiamo prendere una sana che dovremmo fare tutti e una estrema, che può fare da esempio, ma replicarla non è conveniente e non lo consigliamo assolutamente. Quella sana, oltre all'alimentazione fondamentale, tanta frutta e verdura cruda il più possibile, poca carne, vabbè, l'allenamento. L'allenamento, che sia la passeggiata, quei 20, 30 minuti, abiti a 2 chilometri dal lavoro, non ti dico vai a piedi tutti i giorni, il mercoledì a piedi, che ne Così so, dopo quando oppure torni guardi la live. Hai esatto, tempo di capito? E ti abbini le 2 cose, bravo, ti metti gli auricolari, ci guardi così tranquillo. Occhio dove vai, non ci guardare troppo, guarda anche la strada, però sì, ottimo consiglio, Ehm, e c'è questo esempio, prendo questo esempio di un signore che ha 73 anni,
per un problema che aveva, gli hanno consigliato di mettersi ad allenarsi di forma un po' più seria, di forma un po' più costante, e lui si è perso, ha scoperto il benessere del fitness e la bellezza e il benestare che ti dà l'allenamento, e ha fatto 20 anni fino ai 93 attuali della notizia, allenandosi. Il suo corpo è passato da uno stato di settantenne malato a uno di novantenne ma con la salute di un cinquantenne. Cioè 20 anni Esatto. dopo ha fatto 20 anni indietro a livello positivo di benessere e salute. E quindi anche Sì, questo per dire: ma io non ho mai fatto sport, non ho mai avuto quella roba lì". È vero, cambiare non è facile. Cambiare poi, specie in un'età dove siamo già sviluppati men che meno, abbiamo le nostre abitudini, i nostri pattern e andiamo dritti. Però se c'è riuscito il vecchietto malato a 73 anni, regà, non abbiamo scuse. Quindi bisogna. E io nel mio piccolo ho la fortuna sfacciata, incredibile, enorme, vivendo al mare, faccio una nuotata tutti i giorni. Io vedo la versione del Tommaso d'inverno e la versione del Tommaso d'estate, non c'è paragone, perché io comunque sono un po' un pigretto che d'inverno sì, faccio due robe manuali, ma non mi metto ad allenarmi. La costanza nel movimento, senza andare in palestra a sollevare 10.000 kg. Mi faccio una nuotatina, quando sono stanco esco, però riuscire a fare qualcosa tutti i giorni, perché ho proposto la camminata a lavoro o il perché lo percorso devi vita del fare. parco. Perché esatto, ma perché non è che ti devi andare a spaccare a fare i massimali. La giusta dose quotidiana è quello che fa la differenza. E Sono secondo d'accordo. me veramente ti cambia tanto. E invece l'esempio estremo di una cosa da non replicare, però è simpatica, diciamo, questo signore che si è allenato il proprio organismo, autoiniettandosi veleni di molte specie di rettili, in modo da, sapete, il nostro corpo è come con i vaccini, tu ti metti un pochino di medicina, così che poi quando arriva, c'è un pochino di malattia, così che quando arriva la malattia vera tu sei pronto. Lui di dose in dose, di dose in dose, ha sviluppato una quasi immunità a un ampio spettro di veleni, e da questo che cosa hanno ricavato gli scienziati? Un'antitossina non universale, però ci stiamo avvicinando. Comunque il suo sforzo, questa sua missione, diciamo, porta allo sviluppo di un antidoto che poi ne andremo a beneficiare tutti. Io che l'anno prossimo sarò in Australia, che non posso sollevare un sasso, che mi morde una roba di velenoso, grazie a te uomo che ti sei fatto mordere da tutta la fauna velenosa possibile, perché io poi, se a fare il pirla in mezzo alla giungla mi becca un serpente, mi tirano con la fiocina dall'elicottero l'antitossina e io sono già salvo. Quindi non fatelo, D'accordo. però qualsiasi cosa che ci alleni è positiva dentro e fuori, assolutamente. Pienamente Quindi d'accordo con allenatevi, te. mangiate bene e non mordete o fatevi mordere dai serpenti, mi raccomando. Esatto, infatti faccio un, breve excursus, o meglio, tutto quello che hai detto lo penso tantissimo e, sul fatto del pisolino lo sto scoprendo in questi ultimi anni, perché io non ho mai fatto questa cosa, ma sto capendo quanto sia necessario anche quei 5 minuti di blocco, cioè che ti metti lì 5 minuti. Poi, sul fatto del tizio che si fa mordere dai serpenti, è una notizia che mi ha abbastanza l'avevo già sentita, ma quando l'ho riletta, che l'hai mandata, mi è piaciuta tantissimo, proprio anche per quanto si sta immolando questa persona per il bene dell'umanità, quindi anche il sacrificio di uno per aiutarne 100. In questo caso non è prenderne 1 per prendere 100, ma aiutane u cioè sacrificati tu per Sì, tutti sì, gli sì, altri. esatto, Meraviglioso. totale. E guarda, invece, Inoltre tornando, per chiudere velocementissimamente sì, quello del pisolino, io sono sempre stato, quando studiavo, un maestro del power nap, e la combo perfetta, e anche qua Geopop insegna e ricordo che anche loro hanno fatto il video su questo, ti fai il caffè che ci mette 20 minuti, mezz'ora a entrare in circolo. Tu sei stanco, stai studiando, ti fai un caffettino e ti metti a dormire, ma anche solo con le braccia sul banco. Io facevo così in biblioteca, in sì, mezzo alla gente, mi dava uguale. Mi certo. mettevo la sveglia 17, 18, 19 minuti dopo, ve lo giuro, tu freghi il tuo corpo pensa, ah ok, mi sto rilassando, mi sto riposando, tolgo il segnale di riposo, di stanchezza, proprio ti toglie la lucina rossa, ok, non sei più stanco perché ti stai riposando, e giusto quando il tuo cervello dice ok, va bene, sono fresco, ti Entra la risvegli caffeina? e non hai mai dormito davvero, la caffeina è entrata in circolo,
pam, ti spari altre 2 ore di studio, poi sei libero per l'aperitivo. Tac, e bella lì, corso come via. Bastone e carota, mica c'è scemi, Giusto, giusto, scusami. sono pienamente d'accordo, anzi anche quello di darsi i premi, Sì, 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 sì. anche per i fumatori, anche per iniziare a smettere di fumare, iniziate a mettervi la sigaretta come premio dopo aver fatto determinate Lo metti cose. dopo 8 pagine di libro e finché non hai studiato abbastanza non ti fumi la Non puoi sigara. fumare. Io faccio così su determinate cose e mi aiuta a mantenere anche i miei vizi in modo diverso. Inoltre, un'altra cosa che consiglio, perché, mi ha aiutato molto in questi giorni che ero un po' fuori asse, la meditazione. E non poi ne parleremo, ovviamente faremo delle live sull'olistica, con professionisti del genere, ma proprio semplicemente, senza dire meditazione che quindi uno pensa: "Oddio, devo mettermi a fare", no, fermatevi 5 minuti sul divano, sulla sedia, seduti e iniziate a chiudete gli occhi e respirate e connettetevi con il respiro, quindi pensate solo al respiro, nient'altro. Vi giuro che in 5 minuti risolvete tutti i problemi della giornata. È pazzesco. Cioè oggi mi ha rimesso in un attimo, tutte le cose, ho parlato con chi dovevo parlare, ho risolto le cose che dovevo risolvere, la giornata è proseguita perfettamente. Quindi ragazzi, questa cosa del respiro, quindi neanche meditazione. E infine volevo solo farvi conoscere, adesso si vedrà poco perché essendoci però se lo metto davanti alla mia faccia, questo è olio di neem, okay, che è un olio di semi di una pianta, che in realtà non conosco, ma che trovate in qualsiasi erboristeria, e l'olio di neem è veramente utile perché ieri mi sono svegliato che avevo quest'occhio che era gonfissimo, cioè mi sono svegliato proprio come se avessero preso a pugni, ma in realtà no. Quindi mi sono messo, ho fatto un impacco con questo olio di neem 2 volte e il gonfiore è sparito perché fa proprio bene alla pelle, è antisettico, antibatterico e anche si può usare in un composto per le piante e per se avete il problema appunto degli insetti, spruzzandogli ogni tot, meglio la sera perché è fotosensibile, quindi brucierebbe poi le piante, però aiuta con questi problemi e quindi ve lo consiglio. Ce l'avevo davanti e ho detto, beh, è una positive news visto che io sono guarito e magari può aiutare qualcuno che non sa come guarire da alcuni problemi in modo naturale. Se ti è piaciuto il video metti un like e se ancora non lo fai segui il canale. Mi raccomando, ti ricordo che Positive Vibration è un progetto di divulgazione culturale fatto da ragazzi che hanno bisogno di te per crescere e per migliorarsi. Quindi per cortesia seguici e dai il tuo contributo. Bella lì, ci vediamo al prossimo video.